Allora, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e per sempre, per i secoli dei secoli. Amen. Gesù, tu fuso in noi e noi fusi in te, a riprendere tutto l'atto unico, tutta la tua vita divina, per farti regnare ed affrettare il regno del Fiat. Amen. Allora, troviamo subito il 2 e il 3 e andiamo a vedere. 2 novembre 1926. Le conoscenze formano la rete di luce per catturare chi deve vivere nel regno del Fiat divino sulla terra. Luisa si unisce ai mari d'amore e di grazia della Santissima Vergine per ottenere con lei questo regno. Il regno era la vita di tutto in lei e in Gesù, ma la sua missione era ottenere la redenzione. A tale scopo la mamma supplì la figlia e mise a sua disposizione i suoi mari d'amore e di grazia per ottenere il regno. La redenzione, i sacramenti e l'Eucaristia sono cibo e medicina per l'uomo malato, ma nel regno lo saranno dei figli sani, nei quali formeranno la vita perenne del divino volere. Vediamo un attimo se è spostato. Ok. Di Gesù, dandogli piena gloria. Fiat. Avete visto che il titolo cambia perché chiaramente io seguo una edizione diversa da quella che invece è il titolo che ho messo nell'annuncio, che è l'edizione Tonino Trotta, e questa invece è l'altra. Ce ne sono 3, comunque. Il contenuto non cambia. Continuando il mio vivere nel fiat divino, mentre facevo i miei atti in esso, assorbivo luce, dalla quale facendo i riflessi uscivano altrettanti fili di luce, che formavano una rete di luce che si distendeva sulla terra per prendere le creature. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, ogni qualvolta giri nel mio volere, tanta più luce prendi per formare la rete, per prendere le creature. E sai tu qual è questa rete? Sono le mie conoscenze. Quante più verità ti manifesto sul fiat eterno, tanto più dispongo e allargo la rete per prendere le anime che devono vivere nel regno mio. E queste dispone il Signore a dartele. Quando giri nella nostra volontà, i tuoi atti in virtù di essa diventano luce e si allargano tanto da toccare la divinità e attiri altre luci di verità in mezzo alle creature. Ecco, io ho messo un piccolo disegnino qui che è proprio una rete di luce che avvolge le anime. Quindi quante più conoscenze, quante più verità, tante più anime vengono a essere incluse in questa rete di luce. Onde, mentre continuavo il mio giro in tutto ciò che è stato fatto nel volere supremo, sono giunta a tutto ciò che aveva fatto la mia mamma celeste in esso e le dicevo: sovrana Signora, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore, la mia adorazione verso Dio nell'immenso oceano della tua. I miei ringraziamenti li nascondo nel mare dei tuoi. Facciamolo anche noi questo, siamo fusi e riprendiamo tutto l'atto di Luisa e lo vogliamo fare nostro per poter pregare anche noi, la mamma nostra, la mamma celeste. Le mie suppliche, i miei sospiri, le mie lacrime e pene, le nascondo, le nascondiamo, mamma, nel mare delle tue, affinché il mio, il nostro ed il tuo mare d'amore siano uno solo. La mia, la nostra adorazione e la tua, mamma, siano una sola. I miei, i nostri ringraziamenti prenderanno la larghezza dei tuoi stessi confini. Le mie suppliche, lacrime e pene diventino un solo mare con il tuo, mamma, affinché anche io, anche noi, abbiamo i miei, i nostri mari d'amore, d'adorazione, eccetera, e affinché, come la tua sovrana altezza impetrò con questo il sospirato Redentore,
così anch'io mi presenti con tutti questi mari innanzi alla maestà divina per pregarla, per scongiurarla, per chiederle il regno del Fiat Supremo. Mamma Regina mia, debbo servirmi della stessa tua via, degli stessi tuoi mari d'amore e di grazie per vincerla e farle cedere il suo regno sulla terra, come la vincesti tu per far scendere il Verbo eterno. Non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia e darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del Fiat Supremo sulla terra? Quindi che cosa fa Luisa? Luisa sa che c'è un deposito d'amore in tutti gli atti di Maria Santissima. Sa che la sua opera è un'opera sempre a disposizione. E che cosa fa? Prende e li va a prendere. Sono a disposizione. Cosa ci vuole per prenderli? Ci vuole che siamo abbandonati, che abbiamo donato la nostra volontà veramente, quindi anche nella pratica, non solo nella idea di donarci, ma nella pratica quotidiana, rinunciando a noi stessi, come dice Gesù in quel sacrificio continuato, il sacrificio dei sacrifici. Voglio quello che vuoi tu, rinuncio a me. Allora noi possiamo dire: mamma, vengo a prendere ed unisco. Possiamo dirlo in più modi diversi. Vengo a servirmi della stessa tua via, degli stessi tuoi mari d'amore, quindi prendo le tue preghiere. Quante volte facendo il rosario noi lo diciamo: prendo le tue preghiere, prendo il tuo amore, prendo le tue lacrime ed il tuo ufficio materno e lo faccio mio. E mentre la mamma utilizzava tutta la sua opera, quindi le sue preghiere, la sua fedeltà, il suo ufficio, il suo amore, le sue lacrime, i suoi compatimenti, il seguire Gesù passo passo, era tutto un atto che il seguire Gesù, questo quando c'era Gesù per compiere la redenzione, ma ancor prima tutte le sue preghiere, quando a 3 anni si chiude nel Tempio e dice: se io vado nel Tempio, lo dice a Sant'Anna, la sua mamma, vado a pregare, riuscirò a farlo nascere prima sulla terra, ad affrettare l'avvento, perché sapeva che doveva nascere, no? E la mamma Sant'Anna aveva detto: ancora, quando lei aveva 3 anni, ancora ci mancano una trentina d'anni. E allora lei si era messa a pregare forte forte. Ecco, noi dobbiamo andare e servirsi della sua stessa via, dei suoi stessi mari d'amore. Vado a rileggere, quindi a ripetere proprio papale quello che c'è scritto. I suoi mari di grazia, le sue lacrime, le sue preghiere incessanti, che sono affrettanti ogni grazia. Non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia e darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del Fiat? Tutto quello che ha fatto la mamma per far nascere Gesù, per far compiere la redenzione, sono comunque monete che hanno lo stesso valore in cielo come appunto per affrettare il regno del Fiat, come hanno avuto valore per far nascere Gesù e far compiere la redenzione. Ora, mentre ciò facevo e dicevo, dice Luisa, pensavo tra me: la mia mamma celeste non si occupò né ebbe tanto interesse del regno del Fiat Supremo, che subito venisse a regnare sulla terra, ebbe interesse del sospirato Redentore e lo ottenne, e del Fiat divino che era più necessario e che doveva mettere il perfetto ordine tra creatore e creatura, non si occupò, mentre spettava a lei, come regina e madre, rappacificare la volontà umana e la divina affinché questa, la divina, regnasse col suo pieno trionfo. Luisa fa i suoi ragionamenti, no? Dice: la mamma regina doveva lei pensarci a questo regno, invece si occupò solo della redenzione. In questo mentre il mio sempre amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: tutto bontà, figlia mia, la missione della mia inseparabile mamma era per il sospirato Redentore e la compì perfettamente.
Ma tu devi sapere che di tutto ciò che facemmo, tanto io quanto essa, la sostanza, la fonte, la causa primaria, era il regno della mia volontà. Ma siccome per venire questo era necessaria la redenzione, nei nostri atti, mentre al di dentro c'era il regno del fiat, al di fuori, all'esterno dei nostri atti, eravamo tutti intenti ed occupati del regno della redenzione. Quindi Gesù sta dicendo, dentro c'era già il regno del fiat. La redenzione serviva per stendere quel terreno dove far nascere il regno del fiat. Altro che non ci ha pensato, però doveva stendere prima quello. Invece la tua missione è esclusivamente per il regno del supremo volere, perché la redenzione è stata già distesa, ok? E tutto ciò che facemmo, la sovrana regina ed io, è a tua disposizione per aiutarti, per supplirti, per darti accesso presso la Divina Maestà, per impetrare e chiederle incessantemente che venga il regno dell'eterno fiat. Tu, per ricevere il bene del sospirato Redentore, avresti dovuto fare la parte tua, ma non stando tu in quel tempo, la mia mamma ti supplì. Ora tu devi supplire la parte sua per il regno del mio volere. Sicché la mamma supplì la figlia e la figlia supplisce la mamma. Abbiamo compreso? Quindi, Luisa era nata al tempo della redenzione? No. La redenzione è quella prima via per poi giungere allo scopo anche della redenzione, cioè lo scopo è realizzare il fiat come in cielo così in terra, il progetto di Dio. Quindi quel pezzo di via iniziale, Luisa non c'era, l'ha supplita la mamma, l'ha percorso la mamma, ha steso tutti i mari d'amore e di grazia necessari per far nascere Gesù. Adesso Luisa quella via la trova già compiuta, per cui può andare a prenderla come di fatto ha fatto in questo atto che abbiamo, al quale ci siamo uniti, no? Mentre invece quella parte invece finale, quindi quel fiat che sta compiendo Gesù con Luisa, e qui la mamma viene a essere supplita, perché la mamma adesso è in cielo, viene a essere supplita da Luisa. La mamma nei suoi atti già aveva la piena di grazia, aveva tutto disteso questi mari d'amore, possedendo lei la vita divina in pienezza, per grazia, ma nell'unione con Gesù in pieno. Quindi che cosa succede? La mamma ha supplito quella parte mancante di Luisa, che ne viene a usufruire adesso, e lei adesso va a compiere quell'atto dove la mamma stessa già aveva già disteso nel suo cuore e può adesso usufruire, diciamo così. Molto più che la regina del cielo, fu la prima figlia della mia volontà, e siccome visse sempre nei nostri confini, si formò i suoi mari d'amore, di grazia, d'adorazione e di luce. Ora, essendo tu la seconda figlia del mio volere, ciò che è suo è tuo, perché la tua mamma ti tiene come parto suo e gode che la sua figlia stia nei suoi stessi mari per farle impetrare il tanto sospirato regno del fiat divino sulla terra. Sicché vedi come largamente ti supplisce la tua mamma, dandoti tutto ciò che è suo. Anzi, si sente onorata che i suoi immensi mari servono a te per farti impetrare un regno sì santo. Onde, dopo ciò, stavo seguendo nel volere divino ciò che Gesù ha fatto nella redenzione, ed il mio dolce Gesù ritornando ha soggiunto. Figlia mia, la mia redenzione venne come rimedio dell'uomo e perciò serve come rimedio, come medicina, come cibo agli infermi, ai ciechi, ai muti, a tutte le specie di malati, e siccome sono malati non gustano né ricevono tutta la forza che contengono tutti i rimedi che venni a portare per il loro bene. Il sacramento eucaristico che lasciai come cibo per dar loro perfetta salute, molti lo mangiano e si vedono come
e si vedono sempre malati. Povero cibo della mia stessa vita nascosta sotto i veli degli accidenti del pane. Quanti palati corrotti, quanti stomachi con indigestione che impedisce loro di sentire il gusto del cibo mio e non digeriscono tutta la forza della mia vita sacramentale e perciò restano infermi e siccome sono membra febbricitanti nel male, lo prendono senza appetito. Perciò sospiro tanto che venga il regno del Fiat Supremo, perché allora tutto ciò che io feci, venendo sulla terra, servirà come cibo a quelli che godranno di perfetta salute. Qual non è la differenza tra un ammalato che prende lo stesso cibo e un altro che gode di perfetta salute? L'infermo lo prende senza appetito, senza gusto e gli serve per mantenersi e per non morire. Il sano lo prende con appetito e siccome lo gusta, ne prende di più e si conserva forte e sano. Sicché, quale non sarà il mio contento nel vedere che nel regno del mio volere tutto ciò che io feci servirà, tutto ciò che io feci servirà non più come cibo agli infermi, ma come cibo ai figli del regno mio, che saranno tutti pieni di vigore e di perfetta salute. Anzi, col passare della mia volontà, possederanno la mia vita, attenzione, col possedere la mia volontà, possederanno la mia vita permanente in loro stessi, come la posseggono i beati in cielo. Sicché la mia volontà sarà il velo che nasconderà la mia vita in loro. E siccome i beati mi posseggono dentro di loro come vita propria, perché la vera felicità tiene il principio al di dentro dell'anima, la vera felicità tiene il principio al di dentro dell'anima, perciò la felicità che ricevono continuamente dalla divinità si dà la mano, il bacio con la felicità che posseggono dentro e perciò sono pienamente felici. Così l'anima che possiede la mia volontà avrà in sé la mia vita perenne, che le servirà di cibo continuo, non una volta al giorno, come il cibo della mia vita sacramentale, perché la mia volontà farà più sfoggio, né si contenterà di darsi una volta al giorno, ma si darà continuamente, perché sa che tengono i palati puri e stomaci forti per gustare e digerire in ogni momento la forza, la luce, la vita divina. E i sacramenti, la mia attenzione, e i sacramenti, la mia vita sacramentale, servirà come cibo, come diletto, come nuova felicità alla vita del Fiat Supremo che possederanno. Alla faccia di chi dice non ne ho più bisogno, non faccio più la comunione. Quindi, mettiamolo qua questo cuoricino. Sicché dentro e fuori di loro vita divina posseggono e vita divina ricevono. Allora no, ho saltato un rigo. Il regno del mio volere sarà il vero eco della patria celeste, nella quale i beati, mentre posseggono come vita propria il loro Dio, lo ricevono anche da fuori di loro stessi, sicché dentro e fuori di loro vita divina posseggono e vita divina ricevono. Quale non sarà la mia felicità nel darmi sacramentato ai figli del Fiat eterno e trovare in loro la mia stessa vita. Quindi per noi e per Gesù, per i beati, per tutti, un mare d'amore in più. Vediamo se riesce il cuoricino. Ok. Allora sì, avrò il frutto completo della mia vita sacramentale e mentre si consumeranno le specie non avrò più il dolore di lasciare i miei figli senza il cibo della mia vita continua, perché la mia volontà
più che accidenti sacramentali, manterrà la sua vita divina sempre col suo pieno possesso. Nel regno del mio volere non ci saranno né cibi né comunioni interrotte, ma perenni, e tutto ciò che io feci nella redenzione servirà loro, non più di rimedio, ma di diletto, di gioia e di felicità e bellezza sempre crescente. Sicché il trionfo del Fiat Supremo darà il frutto completo al regno della redenzione. Fiat. Quindi Gesù ci dice che la redenzione compiuta dalla mamma non è come pensava Luisa, che la mamma ha compiuto la mamma, la regina madre doveva pensare di più al regno del Fiat, invece pensò solo alla redenzione. No, è che la redenzione era quel primo passaggio, quella, diciamo così, quella via, tra virgolette, ordinaria che dobbiamo vivere tutti noi, no? Quindi quella santità ordinaria, ma passiamo ordinaria come per dire primaria, per purificarci, per guarirci, per sanarci, per prendere le medicine per sanarci, appunto, non la redenzione come medicina per sanare l'uomo, ma lo scopo e quindi il compimento della redenzione veramente ci sarà quando ci sarà il fiat del regno supremo, quando cioè tutto quanto sarà completato. Allora avrà senso, perché Dio non ci ha fatti sulla terra solo per salvarci, e la redenzione non era solo per salvarci, ma era per fare il primo passaggio, la prima via, per poi giungere a farlo ritornare, quindi a far regnare il divino volere. Quindi come era prima, come in cielo, così in terra. Allora, vediamo ancora, quindi che la mamma non è che non ci ha pensato, è che doveva fare prima questo. Luisa non era ancora in vita, quindi la mamma ha vissuto e ha compiuto in cuor suo, nella sua partecipazione, quindi nella sua pienezza di grazia, la piena di grazia, ha vissuto e ha supplito per il lavorio di Luisa, e adesso Luisa invece deve supplire la mamma in questo interscambio di vita divina, di vita d'amore, di vita per un compimento completo del fiat redentivo con il fiat del fiat supremo. Ok, la regina del cielo fu la prima figlia della mia mamma, si formò i suoi mari d'amore, di grazia, d'adorazione e di luce. Tutto ciò che ha fatto la mamma è a disposizione, non è che noi la saltiamo la redenzione, attenzione, non è che tante volte, no, non è che noi, poiché c'è adesso il tutto compiuto, allora noi adesso abbiamo comprato i libri, siamo già pronti per fare giri, atti e far trionfare il regno del fiat. No, noi dobbiamo vivere la redenzione. Certo siamo facilitati, certo siamo, è per questo che Gesù dice semplice, per questo che il Monfort dice che seguendo Maria è una via di rose e miele, perché siamo più protetti, più sicuri, più velocizzati. La mamma nel libro d'oro dice si può fare anche presto se ti affidi. Tutto sta a noi, a liberarci dei nostri ostacoli interni. Ok, e poi chiaramente quando si è deciso, dopo siamo capaci anche di liberarci degli ostacoli esterni, che sì ci sono, ma se siamo liberi internamente ci liberiamo degli ostacoli esterni. Non è vero l'incontrario. Non sono capace perché mi rende difficile la vita mio marito, mia moglie, mia figlia, mio figlio. No. Oppure il demonio, il nemico. No, no, no. Se io sono libera dentro, sono libero dentro, allora mi libero anche fuori. È la mia scelta. Innanzitutto perché? Perché apro le porte a Dio, e Dio ha detto mi dà il kit della sopravvivenza, il kit della grazia. Perché la mamma è a disposizione di figli che sono tutti abbandonati, e perché i figli abbandonati hanno Gesù che regna, quindi che c'è la mamma, c'è Gesù, i demoni fuggono. Quindi non è l'esterno che ci impedisce, è l'interno. Ora, essendo tu la seconda figlia del mio volere, ciò che è suo è tuo. Quindi tutto è a disposizione, ma questa via della redenzione noi non la saltiamo, anzi, nella successione dei libri, il libro di cielo è uno, ma c'è una divisione in tanti diari, no? 16, sì, 36, quindi abbiamo detto questi 36 diarietti, volumi, come li vogliamo, i quadernetti, chi li chiama quaderni, chi li chiama volumi, chi li chiama diari,
sono comunque un unico libro, appunto diviso in 36 parti e c'è una sequenza appunto di 3 parti dove appunto vediamo la parte necessaria, perché diciamo non saltiamo i primi, non saltiamo i brani, ma compiamo la via, perché la nostra non si può passare dai 0 a 18 anni facendo 0, 1, 4, 7, 12, vai 18. Non è così. La crescita, la crescenza, come dice Gesù, vuole i suoi stati di maturità, quindi quegli stati dell'essere che hanno bisogno di vivere dei passaggi, di maturare e di superare anche delle prove, no? Quindi di portarsi a maturazione lentamente, come il frutto siamo sempre nel parallelismo, no? della natura, come il frutto deve per nascere ha bisogno dei suoi tempi, così anche noi. Quindi questa redenzione è a disposizione? Sì. E questa è una facilitazione? Sì. Però ci vuole sempre un percorso, non è che prendiamo e mettiamo e basta, ci vuole una maturità interna di lettura, di conoscenza, di esercizio, come abbiamo letto anche ieri mentre facevamo il rosario, di esercizio, di pratica, perché avvenga un cambiamento interiormente. Ecco quel portiere interiore che deve aprire tutte le porte al volere divino. Figlia mia, la mia redenzione venne come rimedio dell'uomo e perciò serve come rimedio, come medicina, come cibo agli infermi. Ora Gesù ci fa luce su un particolare, il sacramento eucaristico. Dice che se noi non siamo sani, ma sempre malati, prendiamo la medicina giusto per rimanere in vita, ma mai riusciamo a risplendere come figli belli, sviluppati, santi, divini, come eravamo all'origine. Quindi lui dice, il sacramento eucaristico che lasciai come cibo per dar loro perfetta salute, molti lo mangiano e si vedono sempre malati. Perché? Perché siamo sempre infermi nell'umano volere. L'unica via proprio di sanità totale, quindi di ritorno, come dice il libro di cielo, all'ordine primero, quindi a uno stato di santità per poi divenire, quindi la santificazione per poi divenire divini, poi accedere alla divinizzazione, ci vuole quindi una potenza che è Gesù stesso che può usufruirci con il nostro partecipare, con il nostro fiat iniziale e continuato. La mia vita sacramentale, perciò, ecco, serve quindi a darsi di più. Se noi lo facciamo, ci disponiamo nella divina volontà, con l'atto di fusione, a donarci tutti, a prendere la volontà divina, Gesù troverà in queste anime, potrà regnare, potrà mettere se stesso, il suo stesso offertorio quando si è comunicato in quel giovedì santo, e allora lui dice, in quest'anima, io non trovo l'anima già perfetta, ma trovo il desiderio della perfezione e quell'atto totalmente donato, abbandonato, e quel desiderio quindi totalmente che realizza una fusione, e quindi quell'anima che si dona, che ha l'intenzione di Dio senza mettere le proprie intenzioni, quindi è donato anche in questo senso pratico, vero. Quindi che cosa succede? Gesù trova se stesso, si fonde, vive il sacramento, riceve se stesso e offre se stesso a sé. E questo allora che cosa succede? Succede la trasformazione, la divinizzazione. Quale non è la differenza tra un ammalato che prende lo stesso cibo e un altro che gode perfetta salute? Il sano lo prende con appetito e siccome lo gusta ne prende di più e si conserva forte e sano. Quindi non servirà più come cibo agli infermi, ma come cibo ai figli del regno. Quindi quel cibo farà crescere. Prima era un cibo, inizialmente sarà cibo per sanarci, poi diventerà un cibo per farci maturare. Saranno tutti pieni di vigore e in perfetta salute. Anzi, col possedere la mia volontà, possederanno la mia vita permanente loro stessi, come la posseggono i beati del cielo. E allora ecco che mentre
viviamo questo cammino, non smettiamo di andare alla Santa Messa, non smettiamo di vivere i sacramenti, la preghiera, ma la viviamo nella divina volontà, cioè nell'atto di fusione, nell'atto totale di abbandono e nell'atto totale di chiamare sempre Gesù e di mettere i suoi atti in noi. Quindi vieni tu a riceverti, prendo il tuo stesso offertorio e offro te stesso, sicché la mia volontà sarà il velo che nasconderà la mia vita in loro. I beati posseggono dentro di sé la vita, no? La felicità nell'anima. Ma quando un'anima si comunica, va quindi a ricevere Gesù sacramentato attraverso quella vita divina che Gesù quindi ci sta donando, quindi si fonde, vive, vuole disporsi totalmente con l'atto di fusione, con la conoscenza che matura dentro di lui, con le intenzioni, con i desideri, che cosa succede? Che Gesù è pienamente soddisfatto perché entra in un'anima dove trova se stesso. Questa felicità passa su tutte le anime perché è Gesù stesso che la porta e fa tana libera a tutti, per cui tocca tutti i cuori, tutte le menti e a seconda di come le anime si dispongono possono ricevere. Ma anche in paradiso i beati riceveranno vita divina posseggono, dice Gesù, e vita divina ricevono. Quindi ci sarà una felicità maggiorata. Quale non sarà la mia felicità nel darmi sacramentato ai figli del Fiat Eterno e trovare in loro la mia stessa vita? Quello è il gaudio supremo e quando si pensa non vado più alla messa, noi leviamo proprio la parte migliore. Allora sì, avrò il frutto completo della mia vita sacramentale. Ok, perché la mia volontà, più che accidenti sacramentali, manterrà la sua. Quindi gli accidenti si consumano in 10-12 minuti, no? Ma la vita invece di Gesù, se noi continuamente, invece di metterci a chiacchierare, a distrarci, ricevuto Gesù, operiamo, anche se dobbiamo andare via, magari c'è il lavoro, ci sono gli impegni, eccetera, però continuiamo a tenercelo stretto, a chiedere trasformami, a sentirlo, a concentrarci, a pensarlo, a desiderarlo, a comprendere che adesso lui è vivo in noi e può rifare tutto il passato e può cambiare tutto il nostro cuore e può rifare tutta la nostra vita. Sicché il trionfo del Fiat, quindi per farci crescere sempre più, il trionfo del Fiat darà il frutto completo alla redenzione. Fiat. Ditemi se posso proseguire. Ok. Sì, sì. Ok. 3 novembre 1926. I suffragi per le anime del purgatorio possono essere ricevuti e anche inviati solo attraverso le vie di comunicazione che ognuno si è formato mediante la divina volontà. Senza di essa nulla entra in cielo. Continuo a vivere tutta abbandonata nell'adorabile volontà e mentre pregavo pensavo tra me quanto vorrei scendere nelle prigioni delle anime purganti per sprigionarle tutte e nella luce dell'eterno volere portarle tutte alla patria celeste. In questo mentre il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, le anime passate all'altra vita, quanto più sono state sottoposte alla mia volontà, quanti più atti hanno fatto in essa, tante vie più si sono formate per ricevere i suffragi dalla terra. Sicché, quanto più hanno fatto la mia volontà formandosi le vie di comunicazione dei beni che ci sono nella Chiesa e che mi appartengono, non c'è via da loro fatta che non porti a chi un sollievo, a chi una prece, a chi una diminuzione di pena. I suffragi camminano in queste vie regie del mio volere per portare a ciascuna il merito, il frutto e il capitale che si è formato nella mia volontà. Perciò, senza di essa, non ci sono vie e mezzi per ricevere i suffragi.
sebbene i suffragi e tutto ciò che fa la Chiesa scendono sempre nel purgatorio, vanno però a coloro che si sono formate le vie. Per gli altri, quindi questo è un particolare, poniamo attenzione, per gli altri che non hanno fatto la mia volontà, le vie sono chiuse oppure non esistono affatto. E se si sono salvati è perché in punto di morte almeno hanno riconosciuto il supremo dominio del mio volere, lo hanno adorato e si sono sottoposti ad esso. E quest'atto ultimo li ha messi in salvo, altrimenti non potevano neppure salvarsi. Per chi ha fatto sempre la mia volontà, non esistono vie per il purgatorio. La sua via è dritta per il cielo. Allora, ops, ho dato un tasto. Allora, solo un secondo, vediamo se riesco a ripristinare. Ok. Allora, quindi abbiamo compreso che tutti i suffragi, le indulgenze, le messe, tutto, vengono ad essere ricevuti in base a ciò che comunque si è fatto sulla terra. Quindi c'è un legame, c'è una catena, c'è una conseguenza. Quello che ho fatto in terra mi servirà anche al di là. Non posso dire ora non mi importa, poi ci penso quando muoio si vedrà. Non è così il ragionamento, perché dopo anche quante volte oi si è sentito dire pazienza, mi farò il purgatorio. Mamma mia, no, perché se non abbiamo preparato delle vie, il purgatorio sarà purgatorio, sarà più lungo, sarà più doloroso, perché le vie che non ci formiamo di qua, di là, non fanno ricevere, sono ancora porte chiuse, come si è detto, no? Domani vogliamo parlare della porta chiusa in noi, ma in purgatorio questa porta addirittura ce la portiamo. Se siamo chiusi di qua, dopo anche di là resta chiusa. E poi dice Gesù, chi invece, ritorniamo su, per chi ha fatto sempre la mia volontà, non esistono vie per il purgatorio, la sua via è dritta per il cielo. Perché se era già qui, dentro un mare d'amore, e dentro quindi il paradiso in terra, è chiaro. Ora però vediamo. Chi non in tutto e per sempre, ma in gran parte ha riconosciuto il mio volere e si è sottoposto, si è formato tante vie e riceve tanto che subito il purgatorio lo spedisce al cielo. Subito il purgatorio lo spedisce al cielo. Ora, come le anime purganti per ricevere i suffragi dovevano formarsi le vie, così i viventi. Quindi la stessa cosa quando noi preghiamo, diciamo per tutti e per ciascuno, l'ho detto anche poco fa, sempre in base a come sono disposte a ricevere le anime. Come le anime purganti per ricevere i suffragi dovevano formarsi le vie, così i viventi per mandare i suffragi devono fare la mia volontà per formarsi le vie per fare salire i suffragi nel purgatorio. Ah, ecco, un altro particolare. Anche noi quando preghiamo per gli altri, se non siamo totalmente abbandonati, quindi se la divina volontà non è in noi in modo ricco, formoso, ok? E allora non ha potenza di dare, ma si può dare quello che non abbiamo? No. Quindi se l'anima che compie i giri, gli atti, non è abbandonata e lo fa come un rituale, no? Ecco perché si dice bisogna prima leggere, stare sempre nei sacramenti, quindi compiere un cammino, un progress, una crescita, bisogna desiderare, ma soprattutto poi bisogna portarlo nella nostra vita, il cambiamento. Chi fa, che ne so, non si tratta di entrare in un comportamento dolce per fare l'atto, poi ritorno a essere, no, si tratta proprio di lasciarsi trasformare, ma volersi trasformare. E aggiungo una cosa, proprio oggi che è San Pietro e Paolo, no? Un detto che è nato proprio con San Paolo, che è
aiutati che Dio ti aiuta. Questo detto nasce proprio con lui, no? Perché appunto vale quanto più noi ci aiutiamo, quindi decidiamo e ci vogliamo trasformare, quindi cerchiamo di salvarci, tanto più Dio ci dona la grazia. Se fanno quindi i suffragi, quindi se le anime fanno i suffragi perché ho imparato a fare, no, l'atto e il giro, vieni, ti insegno a fare l'atto e il giro, però ancora magari sono al primo volume o non ho comprato il libro di cielo, oppure magari leggo sporadicamente, salto di qua di là, seguo tante catechesi, ma non è questo. Se invece c'è un ordine di vita vissuta nella Madre Chiesa, nei sacramenti, c'è un ordine semplice, ma sempre quello, cioè di lettura quotidiana, di desiderio vero, di ubbidienza e di umiltà, di lasciarsi veramente formare dalla croce inizialmente, l'ubbidienza, la croce, la prova, amore. Allora questo amore, questa fusione, questo svuotamento porterà a riempimento di grazia. Allora avrà senso fare atti e giri. Se fanno i suffragi e dalla mia volontà sono lontani, i loro suffragi, mancando la comunicazione di essa, la sola che unisce e vincola tutti, non troveranno la via per salire, i piedi per camminare, la forza per dare il sollievo. Saranno suffragi senza vita, perché manca la vera vita del mio volere, il solo che tiene virtù di dar vita a tutti i beni. Non è che se dico ti amo per me e per tutti va da tutti. Ti amo per me e per tutti quando c'è la vita divina. Lo facciamo insieme per capire, perché la conoscenza, il comprendere, la consapevolezza ci motivi a rimanere nell'ordine del fare, per divenire, per essere, quindi per conquistare l'ordine dell'essere. Bisogna fare in un modo per essere. Quanto più possiede l'anima di mia volontà, tanto più valore contengono le sue preghiere. Questo. Quanto lo andiamo veramente a ingrandire, quanto più possiede l'anima di mia volontà, tanto più valore contengono le sue preghiere. Sicché più sollievo può portare a quelle anime benedette. La preghiera nella divina volontà non è uguale per tutti, è uguale a seconda della potenza, quindi del compimento della volontà divina. Dipende da quanto l'anima si è lasciata riempire. E quanto esercizio, quindi per riempirsi ci vuole conoscenza, esercizio, desiderio, dispogliamento, desiderio del fiat. Io misuro di vita divina in noi, io misuro e do il valore a tutto ciò che può fare l'anima per quanto di mia volontà possiede. Se in tutti gli atti suoi corre il mio volere, la misura che faccio è lunghissima. Quindi, anzi, non finisco mai di misurare, ci metto tale valore che non si può calcolare il peso. Questo ci risponde fortissimo. Questo brano ci risponde quando diciamo ma non posso fare la fusione solo la mattina e poi la sera? La risposta è qua. Se in tutti gli atti suoi corre il mio volere, la misura che faccio è lunghissima. Se faccio solo la mattina e poi la sera, è chiaro che c'è un mare durante il giorno e si rischia di perdere veramente il filo. Invece, se non ci si tiene tanto al mio volere, la misura è scarsa e il valore è di poco conto. E se non ci si sente affatto, non ci si tiene affatto per quanto l'anima deve fare, io non ho che misurare né che valore dare. Quindi, se non hanno valore, come possono portare sollievo a quelle anime che in purgatorio non riconoscono altro, né possono ricevere se non ciò che produce il mio fiat eterno? Ma sai tu, quindi le anime in purgatorio ricevono solo la potenza, anzi l'onnipotenza del fiat. Quindi queste potenze, perché bisogna far fare le sante messe? Perché bisogna fondersi prima di fare l'indulgenza? Perché bisogna stare nell'atto continuato e più siamo nell'atto continuato spogliati e sempre più nella richiesta di amore, amore riempimi di te, vita divina viene a regnare in me, quanto più siamo riempiti, quanto più ci lasciamo cambiare
e ci veramente trasformiamo con l'amore di Dio che ci trasforma, allora tanto più si può. Ma sai tu chi può portare tutti i sollievi, la luce che purifica, l'amore che trasforma, chi tutto possiede, chi in tutto possiede la vita del mio volere che domina trionfante in lui. Quindi quando ci capitano le mortificazioni, gli scontenti, le solitudini, sorridiamo forte, perché è tutta vita divina che prende posto, perché la mortificazione svuota e libera, cosicché Gesù, il divino volere, troverà lo spazio per sé. Questi neppure ha bisogno di vie, perché possedendo chi vive nella divina volontà non ha bisogno di vie, perché possedendo la mia volontà tiene diritto a tutte le vie, può andare da tutti i punti perché possiede in se stesso la via regia del mio volere per andare in quel carcere profondo per portare loro tutti i sollievi e la benedizione. Quindi nel sudare, sì, ma il sacrificio dei sacrifici, ma poi andare veramente a comprendere che possiamo vivere di sola volontà divina e questa volontà divina può dare tutto, tutto, tutto. Noi siamo veramente a consolarci. Allora, mi chiede solo un attimo. Niente. Ecco. Quindi, molto più che nel creare l'uomo, noi gli demmo come sua eredità speciale la nostra volontà e da noi viene riconosciuto tutto ciò che ha fatto nei confini della nostra eredità, di cui lo dotammo. Tutto il resto non viene riconosciuto da noi. Oh, attenzione, non è roba nostra, né possiamo permettere che entri in cielo nessuna cosa che non sia stata fatta dalle creature o nella nostra volontà o per compierla almeno. Quindi se noi abbiamo costruito un bell'ospedale pediatrico, un altro ospedale geriatrico, un altro ospedale, quindi in 3 posti del, che ne so, Africa, Asia, India, vogliamo far vedere, anzi in Italia uno che ci mancano, perché sono opere grandiose, ma l'abbiamo fatto per compiacere noi stessi, la nostra famiglia, ma non l'abbiamo fatto per Dio, perlomeno l'abbiamo fatto per Dio. Poi meglio ancora se l'abbiamo fatto in Dio, cioè in Gesù, nel divino volere. Se l'abbiamo fatto in Gesù è totale, 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 totale gaudio di gloria. Se l'abbiamo fatto perlomeno per Gesù, quindi abbiamo svolto per suo amore senza il divino volere, in noi già è un guadagno, ma se l'abbiamo fatto per pavoneggiarsi rispetto ad altri, quindi per vanagloria, non ha valore, ne può fare anche 100. Tutto il resto non viene riconosciuto da noi, non è roba nostra, né possiamo permettere che entri in cielo nessuna cosa che non sia stata fatta dalle creature o nella nostra volontà o per compierla almeno. Dato che la creazione uscì dal fiat eterno, la nostra volontà gelosa non fa entrare nessun atto nella patria celeste che non sia passato da dentro il suo stesso fiat. O se tutti conoscessero che significa volontà di Dio e che tutte le opere, forse apparentemente buone ma svuotate di essa, sono opere vuote di luce, vuote di valore, vuote di vita e in cielo non entrano opere senza luce, senza valore, senza vita. Oh, come sarebbero attenti a fare in tutto e per sempre la mia volontà. Vi ricordate, ci ricordiamo il brano dove Gesù dice la moneta che va in cielo è la mia volontà divina. Se faccio cose grandiose, ma non c'è l'opera divina o appunto o dentro, oppure almeno per l'amore di Dio, fatta almeno per compiacere Dio, per compiere la sua volontà, allora non c'è valore, anche se avessi fatto le cose più straordinarie.
La moneta nel cielo è solo la divina volontà. Noi abbiamo la grande grazia di conoscere questo dono e non possiamo più perderci nel perdere tempo, nel rimandare le letture personali e nel dire non ce la faccio. Aiutati che Dio ti aiuta. Anzi, fuori registrazione ricordatevi che vi spiego questa, vi racconto se non lo sapete questa cosa. Allora tutto riconsegniamo a Gesù, tutto rimettiamo nelle mani, per mezzo di Maria, nelle mani di Gesù e vogliamo ridare a te, Padre, il nostro fiat che contiene tutto. Ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, ti benedico. E mentre ti amo, ti adoro e ti ringrazio, Padre, lo facciamo tutti insieme. Lo facciamo nell'atto di fusione donandoti tutta la nostra volontà. Vieni tu stesso Gesù, vieni tu stessa, vieni divino volere ad amarti, vieni divino volere a vivere, a regnare in noi, così che noi possiamo continuamente esprimere, portarti amore, il tuo stesso amore, gaudio, ringraziamento, benedizione, riparazione, le tue stesse riparazioni e chiamare incessantemente il regno del divino volere, come in cielo così in terra, per la tua maggior gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, il nostro unico bene. Fiat. Fiat. Allora, carissimi,